Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi per la prima volta utilizzerò la resina UV per creare qualcosa, perché le altre volte avevo usato soltanto resine epossidiche di varie marche, ma comunque sempre epossidiche bicomponenti. Questa, la resina UV, è una resina che ha un componente soltanto, quindi non c'è niente da miscelare, da dosare, voi la usate e poi la fate asciugare ed è pronta praticamente. Costa di più rispetto a una resina epossidica, specialmente se volete una resina di buona qualità, però va bene per determinati usi come quello che vedremo quest'oggi assieme. Per fare questo video utilizzerò questo charm, poi questi pigmenti della Perlex 1 e 2, questi flakes, la resina che vedete ancora sottovuoto, perché appunto questa è una resina UV della Resin Pro e viene proprio venduta dentro a questo sacchetto di plastica sottovuoto. E poi utilizzerò questi brillantini che ho preso. Ecco, dopo un po' di tentativi ci sono riuscita, perché è uno scotch che tende un po' ad accartocciarsi. Comunque appunto mettiamo lo charm attaccato proprio allo scotch, perché così la resina non va dappertutto e non vi sporcate. Adesso apriamo l'involucro e tiriamo fuori la resina. Ora qui spostiamo tutto e io ho preparato già un pezzo di carta da forno che tagliamo, perché adesso ci serve per fare delle mini colate di resina. Ok, apriamo la resina e ne mettiamo un pochino senza far disastri sulla carta da forno. È proprio bella gellosa in gel e quindi non va proprio in giro. No, forse ne ho messa troppo poca. Ne metto un altro po' perché mi sembra poca. Spero di non metterne troppa. E adesso prendo uno dei pigmenti, questo qui della Perlex Duo rosso blu, c'è scritto, anche se sembra un porpora, e con uno stuzzicadente, perché è così dura, ne mettiamo un pochino sulla resina e mescoliamo. Bene, a questo punto prendiamo il nostro charm e iniziamo a colare
questi pigmenti che abbiamo mescolato con la resina li coliamo dentro le parti che vogliamo riempire. Spero di non averne fatto troppa o troppo poca. Forse ne ho fatta troppa o no. Allora andiamo a riempire bene. E adesso l'altro colore. Spero di non fare un disastro, non si vede niente, aiuto con questo colore. Forse ce l'ho fatta a fare le misure giuste, la quantità giusta. Mi piace. Riempiamo bene i bordi. Volevo un po' più di rosa, un po' si mescolano. Forse ho messo troppo bianco, ma va benissimo lo stesso. E adesso passiamo alla lampada UV. Io ho fatto 2 passaggi da 60 secondi, quindi 2 minuti. E adesso vediamo com'è venuta. Allora, intanto lo scotch si è tutto accartocciato, spero che il retro sia rimasto bene. Sento un po' caldo. Diciamo che il rosa si è tutto spostato verso sinistra, probabilmente avevo messo troppo bianco, ma comunque è la prima prova, quindi è normale che non venga proprio, non so perché questa e quindi è venuto così. Adesso proviamo a togliere, no, vediamo. Allora, sembra abbastanza asciutta, vediamo il retro. Sul retro ci faccio un altro passaggio. Sono riuscita a staccare la creazione dallo scotch, vedete qua è venuta abbastanza bene, anche se il rosa si è, giriamolo, si è tutto spostato sulla sinistra. E il retro non è che mi piaccia tantissimo, mettiti a fuoco. Non so, forse è il tipo di scotch, proverò a usare un tipo di scotch più spesso la prossima volta. Adesso però lo metto di nuovo sotto la lampada per vedere se si asciuga un attimino meglio. Ha finito. Sì, direi che è venuto bene anche il retro. Sì. Direi che dalle sue soddisfazioni il fatto di creare e di avere subito la creazione praticamente asciutta. Bene, io adesso voglio colare un altro strato di resina, aggiungerci degli abbellimenti e poi fare le rifiniture, come dico io. E niente, velocizzerò il video così vedrete gli altri passaggi che sono un po' ripetitivi, ma comunque poi lo vedrete anche finito.
Bene, dopo questa operazione sono riuscita a sporcarmi tutte le mani, che forse era meglio usare dei guanti. Comunque è venuto abbastanza soddisfacente secondo il mio gusto. Adesso lo rimetto sotto la macchina, butto via tutte le cartacce sporche e poi ci farò un altro passaggio di resina sopra per farlo un po' bombato, diciamo, e poi vi mostrerò il risultato finale. A tra poco. Bene, questo è il risultato finale. Mi soddisfa molto, è ancora caldo, però non scotta. Questo è il retro, io ho messo un altro strato di resina, ecco, così lo vedete meglio, e come vedete non c'è più tutta quella bruttura che c'era prima, si è praticamente nascosta. Questo è il davanti, mi piace, magari lo farò un po' più bombato, ma va bene anche così. Diciamo che, ecco, questa parte da sola, diciamo che rispetto alla resina epossidica, sì, mi ha lasciato un po' spiazzata il fatto che sia molto densa, quindi proprio un modo diverso di lavorare secondo me. Però ha i suoi perché e comunque, come dicevo prima, appunto, ha le sue soddisfazioni trovarsi già la creazione finita una volta che hai finito il lavoro, insomma, senza aspettare ore e ore, ecco, l'ho già perso, senza aspettare ore e ore che appunto catalizzi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete domande le scrivete nei commenti. Un'altra cosa, appunto questa resina comunque ha un odore abbastanza forte e comunque è un prodotto chimico, quindi usate tutte le accortezze tipo aprire la finestra e usare i guanti. Io appunto non li ho usati, però con il senno di poi li avrei usati. E niente, appunto scrivetemi nei commenti se avete domande. E ci vediamo al prossimo video, mettete mi piace se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Grazie, ciao!